regalo bellissimo, catapultato dalla Valle d'Aosta, diciamo proprio in rotta romana diretta e organizzata da tempo, ma per me con tanta emozione, perché ero contentissima. Noi non ci vedevamo da prima del Covid, prima di tutto di salutarlo e poi di avere l'occasione di parlare insieme dopo qualche anno finalmente, non solo via telefono ma anche verbalmente di persona, per capire un po', magari un po' di esperienze, in particolare soprattutto la sua in questo caso, perché questa sera vorrei fosse il protagonista. Noi le nostre cose ce le confrontiamo continuamente, che ho pure annoiato, però le sue invece, che sono serie ed importanti, mi piaceva fosse in prima persona a presentarle e già nei nostri corsi, diciamo, gran parte sono miei allievi, quindi già nei nostri corsi parlavamo, avevamo visto sull'utilizzo di alcuni pastelli o magari dicevamo anche, tu mi accennavi, modo di esporre anche per fare mostre e quant'altro, quindi erano tutti spunti, tutti dibattiti che finalmente stasera chiariremo personalmente. Grazie della tua disponibilità. No, grazie a voi, io sono contento di essere qua e non mi allungo adesso nei convenevoli, però ovvio che sono onorato di essere qua e di dare tutte le risposte che volete a domande anche di altro genere, perché ci sono anche stasera tra l'altro altri miei amici affezionati che non praticano la pittura a pastello, che però mi fa comunque piacere che siano qua oltre a voi, e quindi è per dirvi che possiamo parlare di qualsiasi cosa in generale, esatto, con estremo piacere. Forse la cosa più curiosa è che lui è artista in diversi ambiti, infatti come dicevi sia da quello musicale, pittorico, qui ho un testo perché ha fatto anche una pubblicazione, quindi anche come scrittore. Forse una delle prime domande che mi piaceva anche un po' capire era proprio questo, cioè come hai fatto a individuare anche queste, su cosa sentivi più tuo, un'espressione anche artistica, no? Sono tutte attività molto diverse. Sì, sono diverse e sono anche, c'è da dire che sono venute in momenti diversi della mia vita, perché c'è stata musica, c'è stato un periodo formidabile, eccetera. Questa cosa della scrittura, tra virgolette, è stata una cosa piuttosto limitata, però una sperimentazione che io ho fatto anche molto divertendomi e lasciandomi un po' andare, anche perché sono più che altro degli esperimenti con le parole, quindi mi sono divertito a creare questi palindromi che si leggono al contrario, una cosa molto cervellotica. E poi l'ho autopubblicato, anzi, perché tutte queste cose che faccio comunque partono da progetti miei che poi autofinanzio, eccetera, sono dei percorsi. E poi adesso c'è la pittura, in realtà un antico amore riscoperto. Quindi ce l'avevi già da prima? Allora, sì, esatto, da prima, nel senso che io ho fatto l'istituto d'arte su Ad Aosta, ragazzino ovviamente, però mentre facevo l'istituto d'arte avevo per la testa la musica. Quindi è vero che ho fatto l'istituto d'arte, è stata una scuola che mi ha dato tantissimo sul piano sia didattico ma anche proprio sul piano umano. C'erano degli insegnanti strepitosi, come pochi se ne trovano. Però avendo per la testa la musica, diciamo che ero un po' fuorviato e quindi poi ho seguito il percorso che mi ha portato prima sulla musica e poi solo dopo, cioè adesso, a rincontrare invece l'amore per il disegno, soprattutto per la pittura, e poi per aver scoperto la tecnica della pittura a pastello, che mi ha aperto a uno scenario che non avevo mai conosciuto, perché comunque all'istituto d'arte non si fa. In generale non si conosceva. Penso che tutti voi sappiate che è ancora poco gettonata, anche se adesso forse si comincia, no? Già un po' di più. Secondo me già anche solo da quando io e Felicita ci siamo conosciuti, quindi frequentando questi corsi con Ruben, adesso che è passato qualche anno si comincia un po' attraverso la divulgazione a estendersi il panorama della pittura a pastello, però comunque rimane una tecnica poco praticata, poco approfondita, perché comunque l'olio e l'acquerello ma sta facendo comunque dei passi molto forti secondo me sì. Vista, perché io sì. Più o meno quasi 30 anni che uso il pastello, ma non c'è paragone tra adesso e quando ho cominciato io a usarlo. Cioè adesso è molto più diffuso, molto più apprezzato soprattutto. Quindi
Certo. Questo grazie anche alle Ruben in particolare, tutte quelle persone che l'hanno sponsorizzato. Esatto, e poi non dimentichiamo che c'è una cosa che anche solo ai miei tempi l'artistico oggi esiste, che prima non c'era, che sono i social e il web, che sono... Hanno fatto molto, certo. Esatto, che sono, volente o nolente, un mezzo di divulgazione che trascende addirittura la nostra volontà, quindi le cose girano là sopra e per fortuna, nel senso che anche grazie a questi riusciamo a scoprire delle cose in più anche sulle possibilità che la pittura a pastello offre, di cui molti sono ignari. Poi non so se tu abbia avuto la stessa impressione, perché infatti io l'ho conosciuta appunto tramite social e mi sono innamorata di questa proprio vedendone i risultati, cioè la curiosità stava nel dire oh caspita, ma si può arrivare a quel livello, quindi è una tecnica che ha infinite applicazioni, cioè Sì. si può avere, e quindi quella da lì forse per me almeno è stata poi l'innesco, no? Prima della curiosità e poi vabbè della malattia, perché poi in realtà Sì, è vero, è un rischio di farsi assorbire da questa cosa in maniera quindi quasi... anche tu l'hai conosciuta con i social come tecnica? Allora sì, esatto, in verità io ho avuto un precedente che è stato banalmente un regalo, in realtà tutt'altro che banale, però che mi ha fatto mia mamma, quindi di questi pastel pencil, che mi ha iniziato al percorso che poi mi ha portato dentro la pittura a pastello, perché non sapevo cosa fossero, cioè io ignorantemente pensavo che fossero matite colorate, poi però leggendo pastel pencil ho detto ma aspetta un momento, cerchiamo di capire di più, e poi certo attraverso il web e i social poi mi sono incuriosito e poi è successo tutto quello che è successo dopo. Soprattutto poi addentrarsi dentro la pittura a pastello fa sì che si venga a conoscere in tutto il mondo dei materiali, che sono tanti e diversi, parlavamo prima anche con Franco D'Ore. Il fascino è proprio quello del Il pastello. fascino è quello, ci sono Non questi finisce mai di materiali sperimentare. dove ti giri, ci sono cose, poi sicuramente ognuno di voi avrà provato quel senso di quasi di compulsione che purtroppo per fortuna esiste quando si parla di queste cose, cioè che ti trovi magari dentro un negozio di belle arti o nel mondo del pastello e vorresti tutto e compreresti tutto, anche se magari quel tutto non ti serve, però ci sono queste confezioni bellissime, ci sono questi colori, tu vorresti tutto, però... No, lo siamo un po', cioè è una malattia. Succede a tutti quelli che si innamorano del pastello. Però questa cosa qua in realtà mi offre lo spunto, se posso, già per dire una cosa che io ho scoperto facendo poi la pittura a pastello, ovvero, e forse è una cosa che era emersa anche quando facevamo i corsi di studio con Ruben, ovvero che tutti questi materiali che sono tantissimi, secondo me è giusto, fino a un certo livello è anche giusto scoprirli, usarli, quindi acquistarli anche per capire un po' che strada prendere, perché a un certo punto poi trovi quelli che sono i tuoi materiali, secondo me, quelli che sono più adatti a te, al tuo modo di fare la pittura, e quindi cominci un po' a scremare. Come no? Però poi la verità è che io ho scoperto che poi alla fine sono arrivato ad avere pochissimi materiali che uso, cioè al di là della palette poi viene fuori quella che è un po' la tua palette, cioè ci sono quei colori che io uso sempre, immancabilmente, non importa quale sia il dipinto, so che sono i miei colori, e in più anche i materiali si vanno un po', e allora questo lo dico perché è bellissimo, io tengo dei corsi, cioè vedere che arrivano queste persone con le confezioni di 500 sennelier così, ma non li userai Ci sono mai. dei virtuosismi. Ma sono meravigliosi, esatto, però probabilmente poi scoprirai, continuando il percorso, sarà difficile che li userai tutti, sarà difficile, molti magari non li userai mai e alla fine andrai a scremare e arriverai a utilizzare una quantità di materiali che poi sono il tuo mondo espressivo. Ma posso chiederti se questo a te coincide anche col fatto di una maturità anche di visione, nel senso, no? Credo che la selezione sia conseguenza anche dello stile, ci deve essere anche proprio una maturità artistica per capire cosa predilige e cosa no.
non solo tecnicamente parlo, perché la palette a livello di durezza, qui entriamo un po' più sul tecnico dei vari pastelli più o meno morbidi, quella è una cosa personale, magari si individua un po' da subito, però a livello di tonalità forse dipende anche un po' dal tipo di soggetto che scegli, che prediligi di solito, e quindi mi chiedo, coincide forse un po' anche con una maturità di segno, no? Di progettazione? Sì. Secondo te almeno? Cioè, io me lo sono chiesto perché anche a me è capitato, cerco spesso poi colori ricorrenti perché mi piace un determinato tipo di rappresentazione, quindi forse per quello pure capisco quali prediligo, no? È normale, magari rompendo un po' lo schema, magari passando ad altro, sicuramente dovrei cambiare, immagino. Quindi... Sì, va così anche se non lo vuoi, nel senso, per me adesso è difficile parlare, nel senso che non so se definirla una maturità artistica, ma questo perché, cioè, per me è inammissibile parlare in questi termini di me stesso. No, io credo che la maturità non ci sarebbe mai. Esatto, un percorso spieghiamocelo sempre, perché significa che possiamo sempre andare avanti, no? Non potrei, però indubbiamente c'è un momento, se continui ad andare avanti, a sperimentare, a ricercare, dove poi trovi è una complessità che riguarda tante cose, riguarda i materiali, ma riguarda anche proprio il tuo modo di dipingere. Esatto. Come dicevo prima, magari una determinata palette, che però è soggetta a dei cambiamenti e delle evoluzioni che sono compatibili anche alla tua evoluzione. Quindi io per primo dico, è possibile che tra magari 1 anno, 2 anni farò delle cose diverse, anzi una parte di me lo spera vivamente, e che quindi mi troverò ad utilizzare dei materiali che adesso ignoro oppure non utilizzo. È anche un po' la cosa bella, perché il tuo percorso si evolve insieme a te e anche l'uso dei materiali. Quindi sì, cioè, per rispondere alla domanda è un netto sì, con la riserva appunto della maturità artistica, che è una cosa secondo me un po' particolare, cioè nel senso è una cosa difficile da dire di se stessi, se hai raggiunto la maturità artistica. Io non lo so, addirittura io faccio sempre molta attenzione ad utilizzare la parola artista. Sì, questa cosa sì, cioè, non riesco a dirlo di me stesso, ma non è per una questione di... cioè io rifletto molto su che cosa significa essere un artista nel mondo di oggi, che è completamente diverso dal mondo anche solo di pochi anni fa, e soprattutto in un mondo dove vedo che con molta facilità e leggerezza le persone si autodefiniscono, magari sul social artista, ma per cosa? Quindi io sono il primo che deve mettersi in discussione e dire, anzi forse una parte di me vuole proprio prendere le distanze da tutto questo e pensarci su 10 volte prima di dire sono un artista, se lo sono perché, che cosa sto facendo, cosa dovrebbe fare un artista nel mondo di oggi, che compiti ha. Quando si è degli artisti, per come la vedo io, cioè secondo me gli artisti hanno dei compiti, delle missioni. Non si tratta più solo di fare dei dipinti e basta, cioè è qualcosa che va molto oltre ed è una continua lotta, mi viene da dire, una cosa che implica anche probabilmente del dolore, della sofferenza. Io sto attraversando un periodo dolorosissimo dal punto di vista personale, ma senza scendere nel dettaglio. Allo stesso tempo è il mio periodo più produttivo a livello pittorico, quindi penso che ci siano tante cose che vadano di pari passo, però secondo me non bisogna mai smettere di interrogarsi sul ruolo che ha l'arte nel mondo di oggi e quindi su chi è veramente un artista e chi non lo è, perché ci sono tanti pittori che però non sono artisti. È un po' come nella musica, ci sono tanti strumentisti eccezionali che però non sono dei compositori. Quindi per te l'artista è se potessimo già definirlo sarebbe una cosa importante, perché questo è un tema veramente delicato. Oggi è un po' diventato secondo me abusato, perché come dicevi tanti se ne sentono e bisognerebbe capire un po' pure come, e se in qualche modo si possa dimostrare di essere artisti, perché forse è questo anche un po' il problema, cioè l'accezione adesso è... Il problema è che tu non puoi, secondo me, proprio perché non è una cosa che puoi dire di te stesso, o meglio, puoi farlo, puoi fare la maggior parte della gente, però se non c'è qualcuno che sottoscrive e che ti dà dei riconoscimenti, esatto, tu te lo sei riconosciuto da solo che sei un artista, e perché? Per fare che cosa? Senza dimenticare che, come ripeto, per come la vedo io,
fare un dipinto, parlando di pittura, che è bellissimo, che è anche comunicativo, però per come la vedo io non è sufficiente neanche quello. È più giusto chiedersi che ruolo dovrebbe avere un artista nel mondo di oggi, domanda difficilissima, a cui penso che sia estremamente difficile rispondere, il motivo per cui penso che continuerò a fare questa ricerca con una lanterna nel buio senza trovare mai una vera risposta. Magari un giorno sì, ma anche allora non so se mi sentirò mai un artista, perché le cose sono troppo cambiate, tutti i paradigmi si sono ribaltati, viviamo in un momento molto strano anche, e secondo me bisogna interrogarsi su queste cose, proprio perché credo che non basti fare pittura, fare dei bei quadri e basta, ma penso che gli artisti debbano andare, spingersi un po' più in là e addentrarsi in cose scomode, condurre battaglie con se stessi. Penso che sia anche questo, che cosa stai esprimendo, che cosa stai dicendo. Poi per come la vedo io, l'arte non dovrebbe solo, come dire, stimolare i sensi, ma anche proprio elevare lo spirito, forse ancora di più. E quindi questo rende la cosa ancora più difficile. Dico, attenzione, questo è il secondo me, quindi già solo perché secondo me è così significa che non è per forza così. Però io tendo a vedere le cose in questa maniera, e se c'è una cosa di cui sono sicuro è che magari è poco, però se non altro vederla così mi dà una spinta molto forte a fare, a produrre e a cercare di fare sempre meglio, e non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di cos'è che sto dicendo e soprattutto cos'è che lascerò quando non ci sarò più. Io non so se qualcuno di voi quando dipinge o quando crea, qualsiasi cosa, anche se non ha dipinto. Posso dire una cosa io a proposito? Prego. Io ho sempre sostenuto una cosa, c'è chi dipinge con le mani, c'è chi dipinge con le mani e con la testa, e poi c'è chi dipinge con l'anima, no? Ecco, riuscire ad arrivare a dipingere con l'anima è forse il momento in cui, almeno quello che è successo a me, io parlo per, cominci a sentirti un po' un artista. Perché? Perché allenare la tua anima a saper gestire le sensazioni sono estetica, emozione, sensibilità, cioè tutte queste, come si dice, caratteristiche. Quando impari e alleni la tua anima a saper gestire queste cose, allora a parer mio riesci a metterle su quello che stai facendo. Ecco, quello è il momento in cui cominci veramente a entrare, ecco, in quel famoso cerchio dove ci stanno un pochissimi, invece gli altri stanno tutti fuori. Cioè a dipingere con l'anima significa riuscire a tirar fuori esattamente quello che c'è dentro. E purtroppo, ecco, bisogna fare un percorso molto, molto personale, perché uno lo fa in un modo e uno in un altro. Però bisogna fare un percorso molto lungo e molto difficile per arrivare a quella condizione. Sì, concordo. Ecco, quello è quello che almeno, perlomeno, è successo. È un concetto esatto che stavo cercando di esprimere anch'io. Penso che sia così, sia una cosa complessa, che probabilmente non avrà mai una fine, e comunque una cosa molto anche tumultuosa in qualche modo. Poi ci sono persone che amano la pittura e che stanno bene con la pittura e che la pittura dà sensazioni stratosferiche positive mai provate prima, e questo va benissimo. Però il discorso mio è che non è tutto lì, c'è molto di più. Forse, diciamo, come artisti ci si riscopre, ma è una cosa che poi da lì va coltivata, nel senso, prima di tutto, io la vedo davvero certe volte come un atto di sacrificio, perché quello richiede dedizione. Il fatto della ricerca, dello spingersi anche sullo scomodo, è una responsabilità che uno assume con se stesso, perché è difficile, non solo è difficile ascoltarsi, è difficile anche l'atto di coraggio di volerlo divulgare, perché in qualche modo un prodotto artistico è poi un lascito, come dicevi te, che lo lasci nel mondo. Poi magari se ci sarà qualcuno che lo vorrà condividere, confrontare, eccetera, sarà una cosa più bella, però in sé secondo me è un atto necessario proprio di espressione che uno ha. Ecco perché mi aggancio pure al fatto che capisco quando dici che altre persone spesso lo vivono in maniera piacevole, perché
è una sorta di incanalazione, valvola di sfogo, no? Parte sempre da un'esigenza, è quello il principio motore. Tu cerchi uno strumento che ti possa mettere in discussione, poi però il livello di messa in discussione va saputo gestire, può diventare sempre più alto, e forse quello che dici te è veramente riservato a pochi, perché capisco la difficoltà e capisco pure il sacrificio che ne deriva Sì, da poi magari questo. io insomma ho messo questa cosa in termini un po', cioè che fanno quasi timore, no, nel senso, caspita, è una roba più grande di me, ma allora io cosa dipingo a fare? In realtà no, perché cioè, io mi ci sono avvicinato alla pittura a pastello proprio perché cioè, c'è questa meraviglia nello scoprire questi materiali, a vedere quello che ti possono offrire, e in generale quello che la pittura a pastello e la pittura ti può offrire nella vita, che è tanta roba, perché come tutti saprete appunto è un modo per trovare un po' se stessi e ricentrarsi, e incredibilmente quando si fa quella cosa lì tante cose non esistono più, il tempo, la relatività del tempo di Einstein è verissima, perché quando dipingi dici sono passate 3 ore, È come se fossi ho preso il gessetto, sei concentrato, assorbito. esatto, quindi queste sono cose, cioè, secondo me impareggiabili. Però poi quando ti addentri, a me è successo di più, cioè è successo in questa maniera qua, che man mano che il percorso procede, tu procedi, tu cambi, e allora poi inizi anche a volere un po' di più da te stesso, e questa cosa qua ti porta a prendere delle decisioni, ad avere delle visioni diverse da quelle che, cioè vuoi un po', insomma, far emergere quello che è il tuo spirito, appunto. Vuoi provarci, vuoi trovare il modo, diventa poi ancora più interessante su altri piani, però lo diventa. No, ti parlavo, ti ascolto con affetto, nel senso condivido tutti quei pensieri che dici, tra l'altro sentirli proprio pure da te mi fa ancora credere di più che siano poi giusti, nel senso, quantomeno secondo me, che facciano parte del percorso, sia anche giusto chiederseli, no? È un periodo strano questo nostro, penso, sociale, nel senso che viviamo in un periodo in cui l'artista infatti è mistificato, come dicevamo, difficile da interpretare se sia una missione troppo aulica o troppo abusata del termine, perché ci sono anche diversi punti di vista. C'è chi addirittura, se Mazzardi, non lo veda neanche un mestiere, cioè fare arte, chi magari cerca di avvicinarsi all'arte molto spesso ad oggi lo fa per hobby, no? Che è una parte questa, come è giusto che sia, nel senso ci si approccia e si avvicina sempre così in prima istanza, però è più difficile secondo me che sia riconosciuta, se scendo su un altro piano, anche come un mestiere. Cioè fare l'artista ad oggi, intendo nella pittura, perché penso a livello musicale sia ancora riconosciuto come professione quantomeno. A livello artistico, cioè dire che fai il pittore è una cosa un po'... Sì, è strano, cioè è strano. è la classica battuta, poi no, ma ti lavoro, però Esatto. lavoro vero qual è? Esatto. Sì. Con cosa mangi? Esatto, con cosa mangi è normale. Quindi le domande sono due, secondo me. Uno, come si possa, perché è una cosa su cui io rifletto spesso, come si possa far riconoscere sia un mestiere, perché per me è un consumabile del termine, e due, se il fatto che sia un mestiere lo limiti a livello di espressione, perché anche qui si intende sempre un artista libero di poter dipingere quello che sente. Spesso però facendone un mestiere diventa veicolato, perché si parla sempre di intermediazione di un committente, di una commessa, e quindi magari limita un po' anche l'espressività, no? Quella che si intende proprio la produzione che tu invece intendi creare. Quindi Dipende. come la vedi un po'? Questa cosa che dici è interessante, nel senso i committenti che però quando ci sono, secondo me deve essere chiaro che possono comprare il tuo tempo ma non la tua mente. Certo. Per come la vedo io, di conseguenza secondo me è sempre giusto che anche perché se sono venuti da te e non da qualcun altro è perché interessa la tua espressione o quello che tu secondo loro hai il potenziale di fare, quindi questa è la cosa che sento. E poi lì, non lo so, ci sono tante cose da dire anche qui controverse, perché appunto viviamo in un mondo dove, come hai detto benissimo, è molto difficile riuscire a fare questa cosa qua come mestiere, e anche lì sappiamo benissimo che si tratta di cose che
probabilmente non saranno mai abbastanza pagate o pagate il giusto, perché stiamo parlando di cose comunque che implicano ore, lavoro, e per come oggi sul mercato è vista questa cosa, cioè molto svalutata. A me spiace perché mi sembra di dire cose magari che si scoraggino, però bisogna essere onesti. Siamo già scoraggiati. No, nel senso che fino adesso a volte cerco di riascoltare anche quello che dico e dico, caspita, sto solo dicendo cose che magari non è che facciano venire tanta voglia di, però è vero, lo sappiamo tutti, nel senso viviamo tra l'altro proprio noi nel paese che 2000 anni fa era il centro del mondo per quanto riguarda proprio l'espressione, l'arte, che invece adesso anche qua sovvertita la cosa. Lo dico perché a me è capitato di vendere dei dipinti però all'estero, e ci sono dei committenti che mi chiedono dei dipinti, che mi segnano dei lavori che sono nel mondo della chiesa comunque, quindi è molto difficile che ci sia qualcuno invece di, adesso lo definisco banalmente normale, che decide di investire nell'arte, quindi di comprarsi un bel quadro, c'è magari, però sono pochi. E quindi secondo me è importante capire questo, saperlo, esserne coscienti e sapere anche già un po' quindi come e dove direzionarsi. È importante perché se vuoi farlo come mestiere devi essere cosciente di come sono configurate le cose oggi. E poi secondo me un po' devi sentirlo tu, nel senso che non è che c'è qualcuno che ti viene a dire ah ok, tu sei artista, perché per esempio a me non basterebbe, io devo sentire dentro di me che quello che sto facendo è il mestiere del pittore, perché ci dedico tanto tempo, perché sono lì tutte le ore. E poi anche dal mondo esterno, nel senso che io consiglio per esempio di confrontarsi tanto con altre realtà, tutto il mondo dei concorsi, perché quelle sono cose che appunto è il resto del mondo che ti riconosce qualcosa e non sei tu che lo riconosci a te stesso e dici ah io sono bravo, adesso scrivo su Facebook, sono artista, perché è stata riconosciuta magari da comitati di persone che sono già nel campo, che hanno esperienza nel campo, che non sono da tanto tempo, e questa cosa qua va un po' ad accreditarti. E allora piano piano, mattoncino su mattoncino, poi può diventare un mestiere. Secondo me è ancora possibile farlo, ovviamente senza aspettarsi, perché ci sarà sempre comunque la domanda, no ma qual è il lavoro nero? Cioè, questa cosa qua ci sarà comunque sempre. No, ci devi credere sempre a quello. No, purtroppo bisogna farci i conti, però secondo me è assolutamente possibile farlo senza dimenticarsi che comunque, come succede in tanti altri ambiti come nel mondo dello sport, anzi come succede in tutto, che sarà banale ma appunto il sacrificio, la dedizione, il tanto tempo sono gli ingredienti fondamentali.